Ciao a tutti, come potete vedere oggi vi mostrerò come fare un vestitino per ricoprire diciamo la nostra borsa dell'acqua calda. È un tutorial che diciamo nasce più che altro per il semplice fatto che siamo vicino a Natale e quindi potrebbe essere per esempio un'idea carina da regalare appunto per Natale. È abbastanza semplice da realizzare, ovviamente per chi è già avanti nella lavorazione a maglia. Per chi invece magari sta iniziando non è propriamente così semplice, perché ovviamente dobbiamo andare a fare le cord, dobbiamo andare a fare queste due foglioline e poi come vedete ho deciso di utilizzare questa treccia con delle foglie centrali che tra l'altro è un video che io avevo già fatto tempo fa. Vi lascio qui sopra il link se volete andare a vedere solamente la treccia. Per il resto il davanti è così, si presenta in questo modo e il dietro ho voluto realizzarlo allo stesso modo. Chiaramente potete decidere di realizzarlo come più vi piace. Se per esempio le principianti lo trovassero troppo complicato, possono comunque vedere come si realizza e poi realizzarne una loro, ehm, facendola ad esempio solamente a maglia a legaccio oppure a maglia rasata oppure mettendo una treccia che magari per loro è più semplice o senza una treccia magari utilizzare un motivo semplice e esce comunque un grazioso vestitino. Come vedete io l'ho realizzato in questo modo, quindi diciamo che è una sorta di rettangolo fondamentalmente, quindi andiamo a fare un rettangolo e un altro rettangolo. Ho realizzato dei fori in modo tale che poi possiamo andare praticamente a mettere un I-cord o un cordino e poi andarlo ovviamente a legare. L'elastico ho utilizzato 2-2, quindi 2 rovesci e 2 diritti alternati, e per il resto andiamo semplicemente a vedere gli strumenti che ci servono. Allora, per gli strumenti della nostra borsa dell'acqua calda non dobbiamo far altro che prendere praticamente le misure. Quindi in questo caso la mia misurava 20 centimetri, quindi sono andata a fare un campione che risultasse almeno di 21 centimetri, in modo tale da poi per poterla fare entrare, considerato anche le cuciture. Quindi la mia è di 20 centimetri di larghezza, ma consideriamo 21. Ok? Per quanto riguarda invece l'altezza, la mia è circa 32 centimetri, quindi possiamo fare 32 o 33 centimetri, ok? Considerate sempre che una volta che arriviamo qua, quindi circa a 27 centimetri, poi andiamo a fare ok, il nostro elastico praticamente. L'elastico lo andiamo praticamente a doppiare, quindi se un elastico da 6 centimetri andiamo a fare circa 12-13 centimetri, che poi doppiato, ok, risulterà essere in questo modo. Per il resto le misure sono queste. Vi prendete la borsa dell'acqua calda, vi prendete le vostre misure e poi ci lavorate sopra. Quindi ci servirà la borsa dell'acqua calda, ovviamente il metro, ci serve appunto delle forbici, un gancetto come questo, poi ci serviranno dei marcatori e io in questo caso ho utilizzato due tipologie di ferri, quindi andrò ad utilizzare i ferri del 4,5
E poi per l'icord e per la fogliolina ho utilizzato i ferri del 3,5. E in più a questi ci serviranno questa tipologia di ferri, cioè dei ferri a punta doppia, ok? Questi ci servono per fare l'icord. Se non avete questi, potete comunque utilizzare i classici ferri dritti, e quindi vanno bene anche questi. Io vi ho fatto vedere come fare l'icord, vi lascio qui sopra il video, dalle volte volete vedere come si fa. E poi se nel caso non avete neanche questi, potete, o comunque preferite, potete utilizzare anche i ferri circolari, sempre per fare l'icord. Io comunque nel video vi farò vedere come farlo. Detto questo, vi faccio vedere che tipo di lana ho utilizzato e quanti grammi ovviamente ne ho utilizzati. Quindi ovviamente ci servirà anche un gomitolo di lana. Andiamo adesso a vedere più nel dettaglio la lana e poi andiamo direttamente a fare il lavoro. Allora, per questo progetto io ho utilizzato 3 gomitoli di questo filato. È un filato che io avevo acquistato su AliExpress e quindi diciamo che li sto un po' smaltendo. È un bellissimo verde, in telecamera sembra blu, ma nella realtà è un verde chiaro, verde smeraldo diciamo. Il filato si chiama Umissi Milk Yarn e non dà molte indicazioni, se non che misura 100 metri e pesa 50 grammi. Allora, io ho utilizzato, diciamo, esattamente 2 gomitoli, ok, di questo filato, quindi 2, più una parte di questo. Quindi diciamo che mi sono serviti 3 gomitoli. In totale, quindi questa lavorazione in totale mi è pesata 109 grammi. Dalle volte vi volete, non avete lo stesso filato e volete più o meno capire quanti grammi può andare a pesare questo lavoro. Naturalmente potete utilizzare qualsiasi tipo di filato, l'importante è che capiate il meccanismo. Il meccanismo è abbastanza semplice, dobbiamo andare a fare semplicemente 2 rettangoli, niente di più e niente di meno. Andiamo adesso a vedere come si procede. Allora, prima di iniziare vi faccio vedere come andremo ad impostare il lavoro. Dunque, come vedete abbiamo al centro questo motivo, che è il motivo foglie, che come vedete c'è la foglia all'interno di una treccia. Dunque, questo motivo io ve l'avevo già spiegato tempo fa e vi lascio qui sopra il link. Naturalmente andremo insieme a rifarlo adesso. Ho deciso di separare questa treccia e quindi questa foglia, diciamo inventandomi quest'altro tipo di maglia in risalto e che semplicemente è data da 2 diritti. Quindi, per ricapitolare, monteremo sul ferro un totale di 43 maglie e dividiamo il lavoro in questo modo. Allora, 6 maglie andranno sempre lavorate a diritto sul davanti del lavoro. Poi staccheremo e andremo a fare questa sorta di motivo in rilievo. Quindi andremo a fare 2 rovesci, 2 diritti e 2 rovesci. Poi abbiamo il motivo centrale che è dato dal motivo foglia. Il motivo foglia è formato da 19 maglie e si realizza, ok, in soli 26 ferri. Dopodiché ripetiamo questo motivo, quindi andremo a fare 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci e 6 diritti.
Questi 6 diritti sono compresi anche il vivagno, quindi 2 per ogni lato, che formeranno il bordino. Sul rovescio del lavoro, ok, questi 6 diritti li lavoreremo sempre a rovescio. Lavoreremo 2 diritti, 2 rovesci e 2 diritti e poi partirà il motivo foglia. Quindi diciamo che questi 6 diritti con questi 2 rovesci, 2 diritti e 2 rovesci vanno lavorati, cioè si snodano praticamente in 2 ferri, ok? Quindi è abbastanza semplice. Andiamo subito a vedere come si realizza. Allora, con i ferri del 4,5 vado a montare sul ferro un totale di 43 maglie, che nel mio caso corrispondono a circa 21 centimetri. Allora, partiamo suddividendo il lavoro in questo modo. Allora, andiamo a lavorare il vivagno, quindi andiamo a fare un rovescio e la maglia successiva la passiamo come se fosse un rovescio senza lavorare. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta a come fare il vivagno e lavoriamo in questo modo. Queste sono già 2 maglie, quindi 2, tutto a dritto, 3, 4, 5 e 6. Quindi queste sono le prime 6 maglie. Andiamo a posizionare un marcatore e lavoriamo 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 1 e 2. Posizioniamo il marcatore e da questo momento in poi andiamo a lavorare 19 maglie che sono le maglie del motivo centrale. Quindi il motivo centrale a foglia è formato da 19 maglie e si realizza in 26 ferri. Quindi andiamo a lavorare il ferro 0. Questo ferro è solo la base del motivo, quindi non andremo poi a ripeterla e andiamo a lavorare quindi 19 maglie tutte a diritto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Posizioniamo il marker e di nuovo 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, marker, 6 diritti, quindi 1, 2, 3, 4, le ultime 2, 5 e 6 sono il nostro vivagno, quindi la prima maglia la passiamo a rovescio senza lavorare e lavoriamo l'ultima maglia a rovescio. Il ferro di ritorno lo lavoriamo in questo modo. Le 2 maglie di vivagno vanno a rovescio, proseguiamo tutte le maglie a rovescio fino al marcatore, lavoriamo 2 diritti, 2 rovesci e 2 diritti. Il motivo centrale lavoriamo 6 diritti, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
3 rovesci, 1, 2, 3, un diritto, 3 rovesci, 6 diritti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo con 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti e tutte le maglie a rovescio. Comprese ovviamente quelle del vivagno. Da questo momento in poi queste maglie saranno sempre identiche, quindi andremo a lavorare 6 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci. Il motivo centrale lo andiamo a fare insieme e da questa parte chiudiamo di nuovo 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 6 diritti. Quindi facciamo il terzo ferro insieme. Quindi è come se fosse il primo ferro per quanto riguarda il motivo centrale. Quindi quando andremo poi a ripetere la foglia partiremo ovviamente da questo ferro. Quindi primo ferro, ho lavorato 6 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci e partiamo dal motivo principale. Quindi 6 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso posizioniamo 3 maglie sul ferro ausiliario, 1, 2 e 3, e le spostiamo dietro al lavoro. Prendiamo una maglia e la spostiamo sempre sul ferro ausiliario dietro il lavoro, quindi sono 4 maglie che spostiamo dietro. Lavoriamo 3 diritti, quindi 1, 2 e 3. Riprendiamo una maglia, quindi non la prendiamo da qui, ma prendiamo l'ultima maglia che abbiamo caricato, la spostiamo sul ferro di sinistra, solo una, e la lavoriamo a rovescio, quindi un rovescio. Riprendiamo le 3 maglie, quindi le spostiamo sul ferro di sinistra e le lavoriamo a diritto, quindi 1, 2 e 3. 6 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo sempre con 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci e 6 diritti. Secondo ferro, come si presentano le maglie, quindi 6 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti e andiamo a fare il motivo centrale. Allora, il motivo centrale lavoriamo 6 diritti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 rovesci, 1, 2, 3, un diritto, 3 rovesci, 1, 2, 3, 6 diritti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo sempre con 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti e 6 rovesci. Terzo ferro, lavoriamo sempre le prime maglie e ci troviamo poi a lavorare il motivo centrale. Quindi 5 rovesci, 1, 2, 3, 4 e 5. Sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoro 3 diritti, 1, 2 e 3.
riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a rovescio. Un rovescio, sposto 3 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro un rovescio, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. 1, 2 e 3. 5 rovesci. 1, 2, 3, 4 e 5. E chiudiamo. Quarto ferro, lavoriamo il motivo centrale, 5 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 3 rovesci, 1, 2, 3, 3 diritti, 1, 2, 3, 3 rovesci, 1, 2, 3, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. E terminiamo. Quinto ferro, il motivo centrale, lavoriamo 4 rovesci, 1, 2, 3, 4. Sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoriamo 3 diritti, 1, 2, 3, riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a rovescio. Un rovescio, un diritto, un rovescio, sposto 3 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoriamo un rovescio, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. 1, 2 e 3. 4 rovesci. 1, 2, 3 e 4. E chiudiamo con queste maglie. Sesto ferro, motivo centrale, lavoriamo 4 diritti, 1, 2, 3, 4, 3 rovesci, 1, 2, 3, 2 diritti, un rovescio, 2 diritti, 3 rovesci, 1, 2 e 3, 4 diritti, 1, 2, 3 e 4. E chiudiamo come al solito. Settimo ferro, motivo centrale, 3 rovesci, 1, 2, 3. Spostiamo una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoriamo 3 diritti, 1, 2, 3. Riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a rovescio. Un rovescio, 3 diritti, 1, 2, 3. Un rovescio, sposto 3 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro un rovescio, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. 1, 2 e 3. 3 rovesci. 1, 2 e 3. E chiudiamo come al solito. Ottavo ferro, motivo centrale, 3 diritti, 1, 2, 3, 3 rovesci,
1, 2, 3, 2 diritti, 3 rovesci, 2 diritti, 3 rovesci, 2 diritti, no, 3 rovesci, scusate, 3 diritti. Quindi 3 diritti, 3 rovesci, 2 diritti, 3 rovesci, 2 diritti, 3 rovesci e 3 diritti. Nono ferro, motivo centrale, 2 rovesci, sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoriamo 3 diritti, 1, 2, 3. Riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a rovescio. Un rovescio, 2 maglie insieme a diritto, un gettato, un diritto, un gettato, una diminuzione semplice. Sposto una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoro a diritto la seconda maglia e accavallo la prima sopra la seconda. Un rovescio. Sposto 3 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro un rovescio, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. 1, 2 e 3. 2 rovesci. 1 e 2. E chiudo sempre con le solite maglie. Decimo ferro, 2 diritti, 3 rovesci, 1, 2, 3, 5, 2 diritti, 5 rovesci, 1, 2, 3, 4 e 5, 2 diritti, 3 rovesci, 1, 2 e 3 e 2 diritti. E terminiamo col motivo. 11° ferro, motivo centrale, un rovescio, sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoriamo 3 diritti, 1, 2 e 3, riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a rovescio. Un rovescio, 2 maglie insieme a diritto, un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, un diritto, una diminuzione semplice, un rovescio. Sposto 3 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoriamo un rovescio, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. 1, 2 e 3. Un rovescio. Chiudiamo. 12° ferro, un diritto, 3 rovesci, 1, 2, 3, 2 diritti, 7 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 diritti,
3 rovesci, un diritto e chiudiamo. 13° ferro, spostiamo una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoriamo 3 diritti, 1, 2 e 3. Riprendiamo la maglia, la spostiamo sul ferro di sinistra e la lavoriamo a rovescio. Un rovescio, 2 maglie insieme a diritto, 2 diritti, un gettato, un diritto, un gettato, 2 diritti, 1 e 2. Una diminuzione semplice, un rovescio. Spostiamo 3 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoriamo un rovescio, riprendiamo le maglie, le spostiamo sul ferro di sinistra e le lavoriamo a diritto. E terminiamo. 14° ferro, 3 rovesci, 1, 2 e 3, 2 diritti, 9 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 2 diritti, 3 rovesci, 1, 2 e 3 e terminiamo. 15° ferro, sposto 3 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro un rovescio, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto, 1, 2 e 3, un rovescio, un gettato, una diminuzione semplice, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5, 2 maglie insieme a diritto, un gettato e un rovescio, sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoriamo 3 diritti, 1, 2, 3, riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a rovescio. Terminiamo il ferro. 16° ferro, un diritto, 3 rovesci, 1, 2, 3, 2 diritti, 7 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 2 diritti, 3 rovesci, 1, 2, 3, un diritto e terminiamo. 17° ferro, un rovescio, sposto 3 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro un rovescio, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto, 1, 2 e 3, un rovescio, un gettato, una diminuzione semplice,
3 diritti, 1, 2, 3, 2 maglie insieme a diritto, un gettato e un rovescio, una maglia la sposto sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoro 3 diritti, riprendo la maglia e la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro al rovescio. Un rovescio. Chiudiamo il ferro. 18° ferro, 2 diritti, 3 rovesci, 1, 2 e 3. 2 diritti, 5 rovesci, 1, 2, 3, 4 e 5. 2 diritti, 3 rovesci, 2 diritti e terminiamo. 19° ferro, 2 rovesci, sposto 3 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro un rovescio, riprendo le maglie e le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. Un rovescio, un gettato, una diminuzione semplice, un diritto, 2 maglie insieme a diritto, un gettato e un rovescio, sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoro 3 diritti, 1, 2 e 3. Riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a rovescio. 2 rovesci, 1 e 2. E chiudiamo. 20° ferro, 3 diritti, 1, 2 e 3. 3 rovesci, scusate, 1, 2 e 3. 2 diritti, 3 rovesci, 2 diritti, 3 rovesci, 1, 2, 3. 3 diritti, 1, 2 e 3. E terminiamo. 21° ferro, 3 rovesci, 1, 2 e 3. Sposto 3 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro. Lavoro un rovescio, riprendo le maglie e le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. 1, 2 e 3. Un rovescio, un gettato, una cavallata doppia. Sposto 2 maglie sul ferro di destra senza lavorare, lavoro a diritto la terza maglia e accavallo le 2 non lavorate sopra quella lavorata. Un gettato, un rovescio. Sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoro 3 diritti, 1, 2 e 3. Riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a rovescio. 3 rovesci, 1, 2 e 3. E chiudiamo il ferro. 22° ferro, 4 diritti, 1, 2, 3
e 4. 3 rovesci, 1, 2, 3. 2 diritti, un rovescio, 2 diritti, 3 rovesci, 1, 2, 3. 4 diritti, 1, 2, 3, 4. E chiudiamo. 23esimo ferro, 4 rovesci, 1, 2, 3, 4. Sposto 3 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro un rovescio, riprendo le maglie, le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. 3 rovesci, 1, 2 e 3. Sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro il lavoro, lavoro 3 diritti, 1, 2 e 3. Riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra e la lavoro a rovescio. 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. Chiudiamo. 24esimo ferro, 5 diritti, 1, 2, 3, 4, 5. 3 rovesci, 1, 2, 3. 3 diritti, 3 rovesci, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo. 25esimo ferro, 5 rovesci, 1, 2, 3, 4 e 5. Sposto 3 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoro un rovescio, riprendo le maglie e le sposto sul ferro di sinistra e le lavoro a diritto. Un rovescio, sposto una maglia sul ferro ausiliario dietro al lavoro, lavoro 3 diritti, 1, 2 e 3. Riprendo la maglia, la sposto sul ferro di sinistra, la lavoro a rovescio. 5 rovesci, 1, 2, 3, 4 e 5. E chiudiamo. 26esimo e ultimo ferro, 6 diritti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3 rovesci, un diritto, 3 rovesci, 6 diritti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E terminiamo. Allora, arrivati a questo punto non dobbiamo far altro che ripetere questi ferri, quindi ripetiamo dal ferro numero 1 fino al ferro numero 26 e dobbiamo arrivare praticamente ad avere sul ferro 27 centimetri circa. Quindi ci vediamo direttamente una volta terminato. Allora, arrivati a circa 27 centimetri, andiamo praticamente a lavorare l'elastico. L'elastico lo faremo 2-2
Naturalmente le maglie sono 43, quindi ad un certo punto lavoreremo al posto di 2 diritti e 2 rovesci, lavoreremo 2 diritti e 3 maglie insieme a rovescio, in modo tale da crearne 2. Allora, andremo a fare appunto, come vi dicevo, l'elastico, faremo delle aperture perché poi andremo a metterci appunto le cord con le foglioline. Quindi andiamo subito a vedere come procedere. Allora, prima di questo vi volevo dire che nel mio caso 27 centimetri corrispondono praticamente ad un'altezza dove praticamente il motivo foglia non viene concluso. Non vi preoccupate per questo, nel senso che andremo semplicemente a lavorare appunto l'elastico e comunque il risultato è carino lo stesso. Se nel vostro caso invece i 27 cm corrispondono alla chiusura della treccia, va benissimo. Nel mio caso, ad esempio, sono arrivata al 20° ferro. Quindi ho lavorato un motivo, 2 motivi e un terzo motivo che però si è fermato al 20° ferro. Allora, arrivati quindi ai nostri 27 centimetri, andiamo adesso a creare l'elastico. Per l'elastico andiamo a fare in questo modo. Lavoriamo sempre un rovescio e una maglia la passiamo, è come se fossero 2 diritti. 2 rovesci, 2 diritti. Tolgo il marker, 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, tolgo il marker, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci. Aspettate che è presa male. Quindi abbiamo detto 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti. Arrivati a questo punto vado a fare 2 rovesci, quindi un rovescio, e queste 2 maglie a rovescio le lavoriamo insieme, quindi 2 maglie insieme a rovescio e diventa una, ok? Quindi facciamo 2 diritti, 2 rovesci e proseguiamo 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, questo lo togliamo, 2 diritti, 2 rovesci, togliamo pure questo e andiamo a fare 2 diritti, 2 rovesci e 2 diritti, cioè una maglia la passiamo e l'altra la mandiamo a rovescio ed è sempre il nostro vivagno. Il secondo ferro praticamente lo andiamo a lavorare semplicemente come si presentano le maglie. In questo caso il vivagno sappiamo che è a rovescio e quindi proseguiamo 2 diritti e 2 rovesci, 2 diritti e 2 rovesci e proseguiamo fino alla fine del ferro. Allora, a questo punto mettiamo un marcatore che mi indica dove praticamente ho iniziato l'elastico e iniziamo a fare i fori per poi far passare ovviamente il filo. Allora, in questo caso andremo a fare in questo modo. Lavoriamo sempre il vivagno, che è come se fossero 2 diritti, e lavoriamo un gettato, 2 maglie insieme a rovescio,
in questo modo e ripetiamo 2 diritti, un gettato, 2 maglie insieme a rovescio. Di nuovo 2 diritti, un gettato, 2 maglie insieme a rovescio e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Le ultime 2 maglie le lavoriamo sempre come se fosse il vivagno. Il quarto ferro lavoriamo di nuovo l'elastico, quindi le maglie come si presentano. In questo caso andiamo a lavorare 2 rovesci di vivagno e poi 2 diritti, quindi un diritto e il gettato passa a dritto. 2 rovesci, 2 diritti, quindi un diritto e il gettato lo lavoriamo a diritto. Proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro. Arrivati a questo punto non dobbiamo fare altro che proseguire con il nostro elastico e proseguiamo con l'elastico appunto per circa 13 centimetri. Allora abbiamo proseguito l'elastico 2,2 fino ad arrivare a circa, come vi ho detto, 13 centimetri. E adesso andiamo direttamente a chiudere le maglie. Per la chiusura delle maglie andiamo a lavorare le maglie come si presentano, quindi questa maglia la passiamo, andiamo a lavorare a diritto e accavalliamo. Qui troviamo 2 rovesci, quindi lavoriamo un rovescio e accavalliamo, un rovescio e accavalliamo. Lavoriamo a diritto e accavalliamo, diritto e accavalliamo. Troviamo di nuovo il rovescio, quindi andiamo a lavorare rovescio e accavalliamo, rovescio e accavalliamo. Proseguiamo in questo modo fino alla fine. Allora, come vedete ho praticamente chiuso le maglie, quindi è terminata e questo è il primo pezzo. Adesso andiamo a fare un altro pezzo identico a questo. Allora, nel mio caso io l'ho fatto identico. Voi potete decidere di farlo anche diversamente. Per esempio, potete fare sempre questo e ad esempio al posto della treccia centrale potete fare ad esempio tutte le maglie a maglia rasata oppure quindi a maglia rasata rovescia oppure a maglia rasata totale, dipende sempre dai vostri gusti. Nel mio caso ho deciso di fare dritto e rovescio identici, quindi andrò a farne un altro uguale e poi andrò a cucire e per ultimo ad andare a creare l'i-cord. Allora, una volta realizzati entrambi praticamente i lati, non dobbiamo fare altro che andare a ricucire le due parti. Quindi le assembliamo insieme e questo ovviamente sarà il nostro risultato. Non vi faccio vedere come andremo a cucire, andremo a fare una cucitura invisibile. Vi lascio qui sopra il link per vedere come andare a fare la cucitura invisibile perché ve l'ho fatta vedere in più e più lavori. Ci troviamo direttamente per andare a fare l'i-cord. Con i ferri del 3,5, quindi sto utilizzando dei ferri notevolmente più piccoli, vado a creare la fogliolina per prima cosa. Quindi andiamo a montare sul ferro 4 maglie e le lavoriamo in questo modo. Andiamo a lavorare un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, 2 maglie insieme a diritto. Secondo ferro, lavoriamo tutte le maglie a rovescio,
e siamo a 5 maglie, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Terzo ferro, 2 diritti, 1 e 2, un gettato, un diritto, un gettato, 2 diritti, 1 e 2. Quarto ferro, 7 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quinto ferro, 3 diritti, 1, 2, 3. Un gettato, un diritto, un gettato, 3 diritti, 1, 2 e 3. Sesto ferro, 9 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Settimo ferro, 4 diritti, 1, 2, 3, 4. Un gettato, un diritto, un gettato, 4 diritti, 1, 2, 3 e 4. Ottavo ferro, 11 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nono ferro, lavoriamo una diminuzione semplice, quindi passiamo sul ferro di destra una maglia senza lavorare, lavoriamo la seconda maglia a diritto e accavalliamo la prima sopra la seconda. 7 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 maglie insieme a diritto. Decimo ferro, 9 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Undicesimo ferro, di nuovo diminuzione semplice, 5 diritti, 1, 2, 3, 4, 5. 2 maglie insieme a diritto. Dodicesimo ferro, 7 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tredicesimo ferro, una diminuzione semplice, 3 diritti, 1, 2 e 3. 2 maglie insieme a diritto. Quattordicesimo ferro, 5 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5. Quindicesimo ferro, lavoriamo una diminuzione semplice, 1 diritto, 2 maglie insieme a diritto.
16° ferro, lavoriamo 3 rovesci, 17° ferro, lavoriamo 3 maglie insieme a diritto ritorto, quindi prendiamo le maglie da dietro in questo modo e le lavoriamo a diritto ritorto. Restiamo con un'unica maglia e la andiamo praticamente a chiudere, quindi lavoriamo un diritto ritorto e chiudiamo. Tagliamo il filo e questa praticamente è la nostra fogliolina. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente recuperare le maglie da qua e andiamo a fare l'I-cord. Allora, per l'I-cord avremo bisogno di 2 ganci, diciamo come questi, quindi sempre del 3,5, e quindi 2 ferri a doppia punta, o altrimenti, se preferite, potete utilizzare anche i ferri circolari. Allora, in teoria possiamo utilizzare anche dei ferri classici, però in quel caso dobbiamo spostare in continuazione il lavoro. In questo modo faremo solamente scivolare praticamente le maglie da una parte all'altra e quindi il lavoro viene molto più semplice utilizzando i ferri a doppia punta. Allora, che cosa dobbiamo fare per prima cosa? Andiamo a sollevare 4 maglie da questa fogliolina e andremo appunto a lavorare il nostro I-cord. Quindi prendiamo, allora, solleviamo da qui e andiamo a lavorare praticamente un diritto. Quindi 1, 2, solleviamo bene, 3, un po' duro, 3 e infine 4. Quindi solleviamo 4 maglie e semplicemente le facciamo passare da questa parte. Passate da questa parte, il filo è qui, come vedete, ve lo faccio vedere da questa. Il filo resta qui, lo passiamo in questo modo. Quindi filo da questa, così, e andiamo a lavorare semplicemente 1, 2, 3, 4. Passa di nuovo nell'altro capo del filo, del ferro, e di nuovo lavoriamo 4 diritti. 1, 2, 3 e 4. Di nuovo facciamo passare, così, e rincominciamo. 1, 2, 3, 4.
e stiamo andando a costruire il nostro I-cord. Lo facciamo passare di nuovo nell'altro capo e ricominciamo. Proseguiamo in questo modo. Allora, ho proseguito per, come vedete, 82 centimetri, quindi per 82 centimetri, e adesso non dobbiamo far altro che chiudere il nostro I-cord di nuovo con un'altra fogliolina. Quindi andiamo a rifare lo stesso percorso che abbiamo fatto per questa foglia. Quindi andiamo semplicemente a lavorare come per l'altra foglia, un diritto, un gettato, un diritto e un gettato, 2 maglie insieme a diritto. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 5 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E piano piano ricreiamo praticamente la nostra foglia. Quindi ci vediamo direttamente a foglia terminata. Allora, il nostro I-cord con le foglioline è terminato. Non ci resta che andare praticamente a posizionarlo adesso nella nostra borsa, diciamo. Quindi ho già infilato la borsa dell'acqua calda, quindi questo è praticamente il risultato. Quindi come vedete, da una parte e dall'altra. Lo andiamo poi chiaramente a girare e qui infiliamo l'I-cord. Allora, per infilare l'I-cord, chiaramente essendoci le foglie dovremo infilare le foglie. Se ci viene bene, chiaramente, possiamo farlo a mano, ma per essere una cosa un po' più veloce, andiamo ad utilizzare questo gancetto. Quindi, allora, lo andiamo a posizionare il nostro I-cord. Allora, questo andrà praticamente da questa parte, quindi noi abbasso la telecamera così lo vediamo. Allora, andiamo a centrare praticamente il nostro punto, quindi da qui e da qui dovranno uscire i nostri ganci. Per cui cosa vado a fare? Vado ad infilare il mio I-cord, siccome qui c'è il filo, per cui vado ad infilare da dietro questo, poi sgancio qui, perché questo è il primo, vado a recuperare questo, lo aggancio e lo inizio a passare, quindi lo passo dentro e fuori, dentro, in questo modo. Stiamo attenti a non sganciarlo. E di nuovo fuori, quindi da fuori passa dentro e da dentro, cioè da qua, ok, passa di nuovo qui. Quindi lo facciamo passare in questo modo. Giriamo, quindi rientra, allora, quindi gli facciamo fare questo giro, quindi entriamo dentro e riusciamo nell'altro buco. Aspettate che, allora, facciamo entrare da qui.
e lo facciamo riuscire da qua. In questo modo. E proseguiamo ovviamente fino a che non lo facciamo uscire da questa parte. Questo è il risultato una volta terminato. Quindi lo sistemiamo, ovviamente lo leghiamo come più ci piace, quindi gli facciamo un bel fiocco. Naturalmente andiamo a togliere tutti i filicini che ci sono. E questo è il nostro risultato. Un bel vestitino per la nostra borsa dell'acqua calda. Bene, il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!